Ben ritrovati nel canale. Allora, riprendiamo a parlare di flash. Lo facciamo con il più piccolo di casa Godox, più piccolo della serie AD, la AD100pro. Questo flash che è uscito a gennaio del 2021. Ci sono già un paio di video, anzi c'è una playlist dedicata a questo flash ultra portatile della Godox, link in descrizione, anzi qui tra le schede potete recuperarli. E come vi avevo promesso in quei video ve lo testo anche all'aperto. Le giornate sono decisamente migliorate, quindi adesso usciranno anche dei video dove lo testeremo all'aperto. Il primo video lo testeremo in un modo decisamente semplice, un punto luce, quindi utilizzeremo solo lui, e un setup veramente semplice e portatile, è quello che state vedendo qui alla vostra destra. Un ombrello da 85 mm traslucido della Godox, uno stattivo semplice, basic, per un peso massimo complessivo di 1 kg, quindi ultra portatile. Ok ragazzi? Allora, altra cosa da aggiungere è che lo shooting è stato fatto alle 4 del pomeriggio, quindi non era l'orario diciamo più consono per scattare, però gli orari purtroppo dovevo sottostare a un orario, anche perché avevo un coprifuoco alle 18 in quel periodo. Adesso ovviamente per fortuna sono cambiati. Comunque un buon fotografo deve essere pronto a scattare a qualsiasi ora, e quando ovviamente il cliente o la modella è disponibile. Sappiamo benissimo, se scattiamo alla Golden Hour vengono foto più belle, però è giusto anche portare nel canale qualcosa di diverso, ok? Tra l'altro anche il sole era abbastanza potente e andava e veniva perché c'erano delle nuvole, quindi l'esposizione cambiava, e qui abbiamo messo alla prova questo AD100pro. Quindi guardiamo il video e ne parliamo più tardi dopo il termine di questo backstage. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Walking down the street, the rain is pouring down. By my feet I walk into a different sound. I'll leave the bitter taste of love, come back, I'm finally free. In the mirror I can see a different me. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Love is gone, and there's no road leading us back home. This ain't the first time, but it's the last time. At the bottom of the barrel there's no love to be found. This ain't the first time I'll be drinking you
ragazzi, allora il primo video backstage trepidante dove abbiamo visto AD100pro, usciranno altri video dove utilizzerò un setup dove utilizzerò due AD100pro, quindi iscrivetevi al canale per non perderli. Nel video di oggi avete visto questo setup ultra leggero, portatile, meno di 1 kg, ombrella 85 cm, traslucida. Unico inconveniente è che dovete mettere sempre un peso alle basi dello stativo perché basta semplicemente un po' di vento e lui vola via. Detto questo, potete ovviamente replicare con qualsiasi altro Speed Light, V1, quello che avete, e avrete gli stessi risultati. Ovviamente la AD100pro ha un po' di potenza in più rispetto a V1, altri Speed Light, e ovviamente mi è servita. Ho utilizzato sempre un 85 mm, ho provato anche il 50 mm, volevo scattare 1.2, 1.4, anche 1.6 e non volevo soprattutto scattare in iSync con la AD100pro perché lui sì può scattare in iSync, nessun problema, però sappiamo che quando scatta in iSync innanzitutto non avremo la stessa potenza di quando scattiamo quando il flash è in modalità tra virgolette normale, e quando scatta in iSync lui emette un sacco di lampi proprio perché deve emulare la luce continua proprio per evitare le bande nere sulla fotografia, quindi si consuma di più e si surriscalda di più. Quindi per risolvere questo problema cosa dobbiamo fare? Semplicemente mettere, come vi ho detto nel video precedente, un filtro ND nel nostro obiettivo. Io ho utilizzato un filtro ND variabile della Freewell, dove ve ne parlo proprio nel video che adesso vi linko qui sopra nelle schede, e toglierete tutti quegli stop che vi porteranno a scattare sotto il tempo sincro della vostra macchina fotografica, un 200°, un 250°, varia ovviamente da produttore a produttore. Quindi io ho utilizzato un ND64 che mi toglieva 6 stop, quindi si partiva da un 8 millesimo e sono arrivato a un 125esimo e ho scattato senza nessun tipo di problema. Ho scattato alla potenza di 1,5, quindi neanche non l'ho sforzato al massimo. Se utilizzavi un V1 avresti scattato sicuramente alla piena potenza, però ovviamente potevi fare le stesse cose. Ok ragazzi, quindi detto questo io spero che il video ci sia tornato utile. Se avete domande ovviamente fatele qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, non so di cosa parleremo, però sicuramente ci vediamo e vi saluto e buon weekend.